Ciao ragazzi, in questo video facciamo chiarezza su gli impianti di rete domestica partendo dall'apparato che è indispensabile in una rete domestica, ovviamente connessa a internet. Poi se vogliamo parlare di rete domestica non connessa ad internet, quindi solamente come NAS o server, è un altro discorso. Il modem è quell'apparato di rete domestica che praticamente rende leggibile i segnali che arrivano dal nostro provider, quindi molto probabilmente dal nostro armadio che è posizionato o vicino a casa o sotto il palazzo, quindi dal doppino telefonico, semplicemente dal cavo con due fili all'interno, rende leggibile i segnali di questo doppino telefonico a tutti i dispositivi come computer, televisori, stampanti, eccetera, ma non telefonini o tutto quello che si connette tramite wifi. E questo vi sembrerà strano perché molto probabilmente il vostro provider sarà venuto a casa vostra, un tecnico per esempio, a montarvi il modem e vi ha dato questo modem che voi però siete riusciti a collegare con il telefono e tutti gli apparati wifi. Ma invece no, perché quello è un modem router. Infatti il modem non crea una rete wifi, ma solo una rete LAN, quindi con i connettori che conosciamo, i connettori LAN. Il modem in realtà non c'è tanto da sceglierlo sul commercio, perché il modem che vi arriva con il vostro provider, per esempio se avete un'offerta fibra, vi arriverà un modem adatto a quella fibra. Certo, potete mettere un modem che vi piace a voi, un qualsiasi altro modem che possa andare bene comunque, ma secondo me è una spesa che non ne vale la pena perché non aumenterete le performance della vostra rete. Infatti i modem, cito per esempio quelli della TIM costruiti dalla Technicolor, sono perfettamente adatti alla rete. Successivamente il secondo apparato più importante di rete domestica è il router. Il router, a differenza del modem, è l'apparato che crea una rete wifi, una rete senza fili, in modo da poter accedere alla rete del modem e non del router anche da remoto senza fili. Il router infatti, se staccato dal modem, deve essere collegato al modem tramite un cavo Ethernet e questo, a differenza del modem, lo potete scegliere voi. Ovviamente anche il modem lo potete scegliere voi, ma il router è consigliabile che lo scegliate voi, perché soprattutto se siete in casi particolari, perché i router della Technicolor, che produce modem router per le compagnie telefoniche, ad esempio TIM o Vodafone, se non sbaglio, producono dei router adatti ad una configurazione familiare, quindi 5 persone con 5 telefoni e 3 computer, tutti connessi tramite wifi, perché di solito in una configurazione familiare nessuno collega mai gli apparati tramite cavo Ethernet, quindi facendo risparmiare banda al wifi. Il router, come ho detto prima, è meglio se lo comprate oppure se ne scegliete qualcuno di migliore rispetto a quello della Technicolor che vi dà la vostra compagnia telefonica, come per esempio un Fritzbox, un Netgear, un TP-Link, un D-Link, perché il router è quell'apparato che si occupa di distribuire gli indirizzi IP che partono dal modem, che dà la rete tramite cavo Ethernet al router e le distribuisce in maniera migliore rispetto a come lo fa un generalissimo Technicolor basato, come ho detto prima, su una famiglia di 5 persone e quindi su una configurazione che non è quella ideale per voi, ma è una configurazione ideale generalmente per una famiglia di 5 persone. Diciamo che per il 75, anzi diciamo 90% delle persone un modem e un router staccati non servono, non necessitano di tutta questa tecnologia, tra virgolette, perché il modem router della Technicolor che li offre la compagnia telefonica potrebbe andare benissimo per la maggior parte delle famiglie. Però se avete tanti apparati come un televisore, un computer e soprattutto siete degli smanettoni, qualcuno a cui piace davvero tanto avere sempre tutta la connessione possibile e tutta la banda a disposizione, allora oltre al modem e router potrete usufruire anche di un Ethernet switch. Un Ethernet switch che cos'è? È un altro apparato importantissimo di rete domestica che serve per praticamente moltiplicare il numero di porte. Infatti io qui ho un Ethernet switch da 4 porte, di cui una di entrata. Quindi io, collegando un cavo Ethernet che viene dal mio modem router della Technicolor TIM, ho fatto passare un cavo Ethernet attraverso i tubi sotto il pavimento e arriva qui, a questo modem, non so se è in inquadratura, però fidatevi, che funge anche da Ethernet switch, anzi io lo uso solo ed esclusivamente come Ethernet switch, che prende quel segnale di entrata e lo moltiplica per
4 porte Ethernet a cui ho collegato il televisore e il computer, e anche un PC portatile quando mi devo vedere dei film che non si devono bloccare. Con questo finisce la prima parte della configurazione di rete domestica. Nella prossima parte, se vedo che vi piace questo video, parleremo di un sacco di altre cose come server, cavi Ethernet di varie categorie e molto altro.